Bentornati, custodi della verità e amanti del glamour, nel vostro porto sicuro, stelle turche rivelate. Oggi l'aria qui dentro crepita di quella tensione lucida che anticipa rivelazioni capaci di spostare equilibri, cambiare narrazioni, mettere a tacere il brusio confuso dei social. Preparatevi, perché stiamo per entrare nel cuore di una tempesta fatta di malintesi, sospetti, fedeltà e coraggio. Prima di tuffarci nel racconto, ricordate che la nostra comunità vive grazie al vostro sostegno. Iscrivetevi per non perdere nemmeno un frammento, lasciate un like se credete nella giustizia raccontata senza filtri e, per chi desidera sostenerci e ottenere vantaggi esclusivi, il pulsante abbonati è lì che vi chiama. Adesso, respiriamo profondamente e smontiamo le bugie. Negli ultimi giorni, l'incandescente firmamento dello showbiz turco si è offuscato sotto nubi di pettegolezzi insistenti. Al centro del vortice, un nome che da anni risplende con costanza, Demet Özdemir. Attrice che ha costruito passo dopo passo una carriera sostenuta da disciplina e talento, si è ritrovata tra le liane di insinuazioni velenose, racconti di corridoio e presunte tensioni professionali sul set di progetti passati. I social, quel tribunale spietato che spesso emette sentenze senza prove e condanne senza processo, si sono trasformati in una cassa di risonanza incontrollata. Il silenzio scelto da Demet, uno stop strategico e dignitoso, ha avuto l'effetto involontario di alimentare la fantasia di chi vive di titoloni, lasciando spazio a narrazioni superficiali prontissime a moltiplicarsi. Eppure, quando sembrava che il racconto tossico avesse preso il sopravvento, una voce familiare, rispettata, determinata, si è fatta avanti per rimettere i paletti al loro posto. Can Yaman, stella amatissima e collega di lunga data di Demet, ha scelto di rompere il silenzio in un gesto letto da molti come atto di rara lealtà e forza. L'intervento di Can, atteso da fan in ansia e osservato con attenzione dalle stanze delle produzioni, ha fatto luce dove regnava la nebbia, riaprendo le conversazioni su etica del giornalismo di spettacolo e fragilità della reputazione nell'epoca digitale. La scena non poteva essere più carica. Un evento gremito, microfoni puntati, telecamere a inseguire ogni sguardo, domande taglienti alla ricerca della frase che fa titolo. Can, lontano dalle risposte evasive, ha scelto la rotta della calma ferma, della chiarezza nuda. Ha fatto capire che la sua conoscenza di Demet non è di facciata, ma nasce da anni di lavoro fianco a fianco, rispetto reciproco, conversazioni oltre i riflettori. Ha detto, con la sicurezza di chi c'era e sa. La maggior parte delle accuse rivolte a lei non sta in piedi, sono distorsioni, esagerazioni, letture piegate dal sensazionalismo. Il successo, a volte, attira rumore più del dovuto, ha sintetizzato con tono grave, ma la verità non ha paura di tornare a galla. Le sue parole hanno rimbombato come un campanile a mezzogiorno. Can ha ribadito che Demet è metodica, puntuale, rispettosa del lavoro altrui, che ogni passo avanti se l'è guadagnato con prove, sacrificio, disciplina. Ha ammesso che vedere accuse così pesanti scagliate con leggerezza è doloroso, quasi insopportabile. E da quel punto non si è limitato a difendere l'amica e collega. Ha puntato il faro sulla deriva più inquietante dello scenario attuale, quella del linciaggio digitale. Ha spiegato che il contagio di informazioni non verificate lascia cicatrici profonde, spesso indelebili. Tutti hanno diritto di replicare, ha ricordato, ma sugli schermi si giudica prima ancora che la replica esista. Serve misura, serve umanità, serve la pazienza di ascoltare. Mentre i commenti volavano e l'eco dell'intervento cresceva, la nostra famiglia di stelle turche rivelate si è fermata a chiedersi: i social stanno diventando troppo tossici per chi lavora sotto i riflettori? Demet dovrebbe parlare adesso che ha dalla sua una difesa così chiara? Scrivetelo nei commenti, perché la vostra voce conta in questo salotto dove analizziamo con passione e responsabilità. E se apprezzate il lavoro con cui separiamo i fatti dal rumore, ricordatevi che il pulsante abbonati ci permette di restare indipendenti. Fonti vicine all'entourage di Demet raccontano di un sospiro di sollievo collettivo all'indomani delle parole di Can. Si dice che quel sostegno, pubblico e fermo, sia stato un balsamo nella piena tempesta, una mano tesa che tiene ferma la rotta quando il mare si impunta. Ma non finisce qui. Chi conosce i movimenti dietro le quinte mormora che Demet non resterà in silenzio per sempre. Avrebbe già contattato i suoi consulenti legali e il suo team di comunicazione per preparare una dichiarazione ponderata, completa,
capace di rispondere punto per punto senza alimentare il fuoco dell'isteria. Cautela, lucidità, visione di lungo periodo. Questa, dicono, è la strategia. Non una reazione di pancia, ma una presa di parola che tuteli la verità e la carriera. Nel frattempo, la relazione professionale e umana tra Can Yaman e Demet Özdemir è tornata ad affascinare il pubblico. Hanno condiviso set di enorme successo, attraversato insieme fitte giornate di riprese, momenti di stanchezza e piccole vittorie quotidiane. Chi ha lavorato con loro sa che la comunicazione non è mai mancata, anche quando le luci si spengono. Per molti esperti, la mossa di Can non è soltanto solidarietà tra colleghi. È la prova di un legame che ha retto agli scossoni della fama e del tempo, in un settore dove le alleanze sono spesso fragili come vetro sottile. Le accuse contro Demet hanno trovato terreno fertile proprio per il suo momento d'oro. Nuovi progetti, una visibilità in costante crescita, l'attenzione dei brand, l'affetto di una fanbase internazionale. Ogni sussurro è diventato valanga. Ogni spigolo ha rischiato di diventare scoglio. Le dicerie di attriti sul set, slegate da riscontri concreti, hanno rimbalzato di bacheca in bacheca come palline impazzite. E il suo silenzio, studiato per non sprecare parole al vento, è stato letto dai più maliziosi come una conferma. È a quel punto che l'intervento di Can ha spostato l'asse, un contrappeso potente, capace di riequilibrare una narrazione che traballava. Rispondendo alle domande della stampa, Can ha dipinto un quadro più ampio, quasi una radiografia del sistema. Ha ricordato che la recitazione vista in TV scintilla, ma fuori dall'inquadratura è un mestiere complesso, carico di pressioni, tempi serrati, aspettative altissime. In un ambiente così competitivo, gli equivoci nascono con facilità, e ciò che è un normale confronto professionale può essere travisato fino a sembrare conflitto. Ha aggiunto che i più esposti, proprio perché amati o discussi, diventano bersagli enormi. Basta un soffio per trasformare una briciola in una montagna. Si confonde il rumore con la realtà, ha commentato, e ci si dimentica che dietro il personaggio c'è una persona. Da qui l'attesa. Gli occhi dell'industria e del pubblico sono puntati su Demet e sulla sua ormai prossima dichiarazione ufficiale. C'è curiosità per il tono che userà, per gli esempi con cui smonterà i sospetti, per la fermezza con cui restituirà al proprio nome la nitidezza che merita. Intanto, l'intervento di Can ha offerto respiro, ha abbassato il volume degli attacchi, ha ricordato a tutti che i conti si fanno con le prove e non con i retweet. Nelle hall delle produzioni si sussurra che la vicenda resterà calda ancora per giorni. I cronisti di costume sono con il taccuino pronto, gli opinionisti si scaldano le mani, i fan incrociano le dita. Una cosa, però, sembra già chiara, la traiettoria delle voci è cambiata. L'idea che Demet sia stata travolta da una narrazione ingiusta ha trovato sponda nelle parole di chi la conosce davvero. E, soprattutto, è tornato al centro un principio che non dovrebbe mai vacillare, la presunzione di innocenza. Non si tratta di spegnere il dibattito, ma di riportarlo su binari onesti. A nessuno giova un'arena in cui la prima urla vince, a tutti giova una conversazione in cui i fatti hanno il passo più lungo. E allora, famiglia di stelle turche rivelate, che messaggio vorreste mandare a Demet in questo momento? Che invito lascereste nei confronti di chi, come Can, sceglie di metterci la faccia quando il vento soffia contro? Scrivetecelo, voi siete la nostra bussola in questo mare di storie. Mentre noi, come sempre, terremo gli occhi aperti e i microfoni pronti per portarvi per primi la sua dichiarazione. Ricordatevi di lasciare un grande pollice in su, di iscrivervi per restare parte di questa casa globale e di condividere il video per spazzare via la disinformazione. Se volete sostenerci in modo speciale, l'abbonati è lì ad attendervi. Qui si chiude il nostro racconto di oggi. Can e Demet ci ricordano che il coraggio non è rumore, ma costanza, non è posa, ma scelta. Noi restiamo qui, pronti alla prossima verità che merita di essere ascoltata.